Salve a tutti amici e benvenuti. Volete sapere chi è stato a cavare l'occhio di Sagat e chi era il re del Muay Thai prima che Sagat lo sconfiggesse e lo spodestasse dal trono? Allora mettetevi comodi perché il video dedicato a quel grandissimo campione che risponde al nome di Sagat sta per cominciare. Ma prima vediamo la sigla! Bene, vi ricordo che se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Come vi stavo dicendo, oggi parliamo di quello che forse è il personaggio più maestoso, più regale, quello che maggiormente incute rispetto tra tutti i combattenti che si siano mai visti nella lunga saga di Street Fighter e non solo. Oggi parliamo del grandissimo Sagat, un personaggio che si considera, ed io non me la sentirei di contraddirlo, il re dei combattenti. Sagat ha fatto la sua prima apparizione nel primo torneo di Street Fighter, nell'ormai lontano 1987. È nato il 2 luglio ed è di nazionalità thailandese. Per la precisione, è nato nella città di Bangkok. È alto 226 cm e pesa 98 kg. Le sue misure sono 130, 86, 95 e il suo gruppo sanguigno è di tipo B. Il suo stile di combattimento è il Muay Thai. Ama gli avversari forti e le tigri. Odia lo Shoryuken e stranamente anche le persone tranquille. Tra le sue abilità speciali, oltre a quelle che caratterizzano il suo straordinario modo di combattere, si segnala che Sagat è in grado di restare in apnea per 20 minuti. Sagat è noto per essere l'imperatore del Muay Thai, la tigre invincibile, e per essere uno dei 4 comandanti più alti in grado di Shadaloo. Nella sua terra natale, la Thailandia, egli è considerato un vero e proprio eroe nazionale. Si dice che la potenza dei suoi calci non abbia eguali. Egli venne sconfitto da Ryu nel primo torneo di Street Fighter, ma per farlo Ryu fu costretto ad attingere forza dal lato oscuro della sua energia spirituale, dal Satsui no Hado, per cui la sua vittoria non fu ottenuta in modo pulito, cosa che sapevano sia lui che Sagat. Questo stato di cose fece sì che Ryu non poté considerare pienamente valida quella vittoria e che Sagat non poté considerare pienamente valida quella sconfitta e che un secondo combattimento tra i due era assolutamente necessario per stabilire chi fosse realmente il più forte tra i due. Il colpo con cui Ryu sconfisse Sagat fu un tremendo Shoryuken che lasciò una vistosa cicatrice sul suo corpo. Quando Sagat si riprese, sentì crescere il desiderio di superare Ryu, al punto da non concedersi neppure il tempo necessario affinché le sue ferite rimarginassero completamente. Ogni volta che l'ex campione vedeva quella cicatrice sul suo petto possente, sentiva crescere l'odio che provava nei confronti di Ryu, e la sua voglia di sconfiggerlo crebbe a dismisura, spronandolo ad affrontare i più duri allenamenti, talmente duri che nessun essere umano sarebbe stato in grado di sopportarli. Solo lui avrebbe potuto farlo,
perché la sua forza era di gran lunga superiore a quella di un uomo normale, era paragonabile a quella di una tigre. Sagat desiderava solo la rivincita su Ryu e fu allora che accettò la proposta di Bison di divenire uno dei 4 comandanti in capo di Shadaloo. Egli sapeva che le risorse di cui la Shadaloo disponeva erano enormi e che la sinistra organizzazione criminale aveva esteso i suoi tentacoli praticamente in tutto il mondo, per cui accettò la proposta di Bison unicamente per avere la possibilità di servirsi dei potenti mezzi della Shadaloo per ritrovare Ryu, chiedergli una rivincita e sconfiggerlo. Sagat indossa una benda che gli copre l'occhio destro, che perse a causa di uno scontro avuto contro Go Hibiki, il padre di Den Hibiki. Quest'ultimo pagò l'aver ferito Sagat con la vita, cosa che spinse il figlio Den sul sentiero della vendetta. Il re del Muay Thai aveva anche un allievo, Adon, che come lui fece la sua prima apparizione in Street Fighter 1. Quando Sagat venne sconfitto da Ryu, Adon lo ripudiò, accusandolo di aver infamato l'arte del Muay Thai. Permettetemi di osservare che anche Adon venne sconfitto da Ryu nel primo Street Fighter, per cui egli non è nella posizione di biasimare Sagat. Inoltre, il re del Muay Thai è stato sconfitto perché Ryu ha attinto forza dal lato oscuro della sua energia spirituale, per cui Sagat ha una scusante. Adon, invece, questa scusante non ce l'ha, perché quando Ryu ha combattuto contro di lui, non ha avuto bisogno di attingere forza dal Satsui no Hado. Con il tempo, Sagat si rese conto che se gli allenamenti sono alimentati unicamente dall'odio e da uno smodato desiderio di vendetta, non portano a dei veri miglioramenti, per cui, da grande campione, quale egli è, fece un salto di qualità nel modo di vedere le cose e di ragionare, e senza neanche rendersene conto, cominciò ad ammirare Ryu e a considerarlo non più un nemico, ma un suo degno rivale, capace di spronarlo a migliorare più di chiunque altro. Bravo Sagat, così si fa. A riprova di quanto ho appena detto, vi ricordo che quando Sagat ebbe l'opportunità di battersi contro Ryu, che per colpa di Bison si era lasciato consumare dal Satsui no Hado, lo spronò a ritornare in sé. Lui voleva abbattere il vero Ryu e non un guerriero posseduto dal lato oscuro dell'energia spirituale. Questo ci dimostra che Sagat è davvero degno di essere considerato il re del Muay Thai, perché ha veramente un animo nobile ed è un combattente estremamente leale. Lo stile di combattimento di Sagat e la sua alta statura gli consentono un raggio d'azione molto ampio. I suoi pugni e i suoi calci hanno una portata notevole, senza contare il fatto che, come Ryu, è in grado di trasformare la sua energia spirituale, il suo Ki, in un'arma da usare in combattimento, il Tiger Shot, e inoltre è in grado di eseguire il Tiger Uppercut, una mossa simile allo Shoryuken, dalla potenza davvero devastante. Vi rivelo una curiosità. Sagat era solo un adolescente quando detronizzò l'allora re del Muay Thai, il fortissimo Nao Khan. Quando ho appreso questa ghiotta notizia, mi sono messo a fare ricerche, perché mi sarebbe piaciuto realizzare un video a parte riguardante questo misterioso personaggio. Ma purtroppo, a parte il suo nome e il fatto che egli fosse il campione in carica prima di essere sfidato e sconfitto da Sagat, non si hanno altre informazioni su di lui. Non mi stupirei se la Capcom, prima o poi, decidesse di introdurlo nel roster di Street Fighter 6 o nei capitoli successivi.
Sarebbe magnifico, non vi pare? Scrivetemi pure cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Sagat, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.